Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a Matera, la città che è passata dalla vergogna d'Italia al patrimonio dell'umanità, e questo l'ha fatto in pochissimi anni. Oggi vi racconterò la sua storia e esplorerò tutta questa città con la nuova X4 di Insta360, la telecamera che riprende a 360 gradi tutto ciò che mi circonda con una qualità di 8K, e con questa qualità di immagine riuscirò a conservare tutti i colori e tutti i dettagli. Prima riprendi e poi inquadra quello che preferisci utilizzando l'app oppure il software. Ecco, questa è la mia bicicletta e ho installato il supporto qui con la X4 di Insta360 con il kit di protezione lenti veramente importante. E la cosa bella di questa camera che riprende a 360 gradi è che l'algoritmo presente al suo interno permette di nascondere tutte queste cose qui, lasciandomi la possibilità di avere una sfera di ripresa accanto a me. Adesso la accendo, è davvero facilissima da utilizzare. Ecco, qui mi vedo io che sto riprendendo e tutto il paesaggio intorno a me. Quindi adesso posso cominciare a riprendere tutta Matera e a raccontarvi qualcosa di stupendo di questa città. Sono a Matera in bicicletta. Wow, wow, wow. Incredibile la quantità di scale che c'è. La bici è un'emozione bellissima. Ovviamente ho scelto quest'ora per farmi il giro perché tutti stanno pranzando. Ops, devo tornare indietro. E voglio scoprirla per bene questa città. Alcuni tratti li devo fare necessariamente a piedi. Mamma mia, è troppo dipendenza. Andiamo, va? Wow. Bene, sono arrivato nella parte più bassa. Adesso vi racconto un po' la storia di Matera, almeno la storia recente, perché Matera è una storia immensa che inizia dalla preistoria. Dicono gli studiosi che qui abitavano da 7500 anni avanti Cristo. E quindi la storia recente che cosa dice? Dice che in pratica gli abitanti di Matera dei primi del Novecento, che erano prevalentemente contadini, vivevano in maniera umile con delle bestie in casa e comunque circolavano delle malattie. Nel 1950 circa il ministro d'allora definì il centro storico di Matera vergogna nazionale, proprio perché le condizioni erano veramente pericolose e di pessimo esempio per tutta la nazione italiana, e quindi incaricò di costruire un nuovo centro più distaccato da questo dei Sassi, dove in pratica tutti i contadini dell'epoca furono espropriati e venne promessa una terra e una casa, e i Sassi furono dimenticati fino a quando non furono dichiarati nel 1993, voglio andare di qui, patrimonio dell'UNESCO. Wow! Da allora la città è cambiata completamente, perché pensate, se prima questi sassi erano mal ridotti, da quando Matera è diventata patrimonio dell'UNESCO hanno cominciato a valorizzare questi sassi, che sono un tipo di abitazione veramente unica al mondo. Noi possiamo definire Matera come città verticale, e questo lo possiamo fare perché, a differenza delle altre città che sono lineari, qui dentro la Murgia l'uomo negli anni ha scavato abitazioni su abitazioni, e quindi se lo dovessimo vedere come una tomografia 3D, Matera avrebbe la forma di un Emmental a forma di montagna. Qui ci sono gli ultimi turisti della stagione. Ma ciao! Ciao! Tra l'altro Matera ha una tradizione molto interessante, infatti la città è piena di forni comuni, nel senso che prima la popolazione veniva in questi forni per cuocere il proprio pane, e per contraddistinguerlo utilizzava dei timbri speciali dove venivano incise le loro iniziali, quindi il pane veniva marchiato con le iniziali di famiglia, anche perché se veniva smarrito o rubato era un caos, perché questa pagnotta da circa 5-6 kg dava da mangiare tutta la settimana.
Vi confesso che durante il giro in bici mi sono sentito un po' come quelle auto di Google che hanno creato Street View. Avete presente? Quelle che sul tetto montano questo tipo di telecamere. Guardate, qui hanno costruito dentro la roccia. La roccia è una calcarenite che è molto facile da lavorare, al tempo stesso ha delle ottime proprietà. Se l'uomo non ha mai lasciato Matera dalla preistoria, vuol dire che questa zona d'Italia è sempre stata molto accogliente. Adesso mi sto spostando nell'altro sasso. Sasso, mi raccomando, non è dovuto al fatto che le case sono fatte di sassi o di pietre, è dovuto al nome del quartiere. Voglio andare da questa parte. Che bella che è Matera. Vedo tante persone che fanno le foto. Wow, ecco l'affaccio. Guardate, più giù c'è un ponte tibetano. Vorrei arrivarci con la bici. Giù in fondo scorre il fiume, il torrente Gravina, e questo fiume ha scavato la montagna per anni. Bellissimo, uno dei miei posti preferiti, punti panoramici di Matera, la chiesa di San Pietro e la vista sul Sasso. Wow, 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 che bella giornata oggi. E qui ci sono tanti venditori di souvenir. Buongiorno. Fanno tanti piccoli capolavori di artigianato utilizzando la calcarenite di Matera. Veramente comoda la Insta360 X4 che mi consente di avere tutto in un'unica camera, avendo mani libere e non perdendomi nessun dettaglio. Posso tranquillamente affacciarmi e vedere il panorama. Vi racconto una curiosità su Matera. Quando sono andato a vedere le prime case mi sono reso conto che c'erano un sacco di fossili e i fossili ci sono per una ragione, ovvero che prima tutta la Murgia barese e lucana era sott'acqua. Tra l'altro con la X4 posso anche evitare di dovermi portare il drone, perché ho un selfie stick da 3 metri che mi consente di vedere praticamente tutto. Wow, la pace, che bello. È pazzesco vedere che prima tutto ciò che era lasciato all'incuria ora è diventato un centro turistico di primo ordine, pieno di ristoranti e di bed and breakfast. Wow, qui è bellissimo. E tra le 1000 scale di Matera incontro per caso Nicola, uno dei pochi abitanti dei Sassi, che mi racconta che oltre ad aver ospitato Richard Gere a casa sua, mi spiega alcuni aspetti fondamentali di questa città, tra cui l'ironico motivo per cui Matera sia diventata nel 2019 capitale della cultura. Capitale di quale cultura? Di mangiare. Assolutamente. È tutto un ristorante. Tutto ristoranti, bar, panino tè. Che è un disastro. Hanno svuotato la città e continuano a svuotarla. Inoltre mi fornisce anche qualche dato sui famosi espropri dei Sassi di cui vi accennavo prima. La maggior parte dei contadini dei Sassi venne espropriata in cambio di una villetta con un appezzamento di terra in un quartiere distaccato 10 km da Matera, che si chiama La Martella, una nuova zona residenziale costruita con i soldi del piano Marshall. Pensate che nei Sassi, prima degli espropri, la mortalità infantile era del 50% e una persona su 2 moriva di tubercolosi per una ragione molto semplice. Con il finestrino sopra uno per cercare di aiutare l'aria a circolare, altrimenti l'aria non poteva proprio circolare. Non c'era aria proprio. Non è che puoi aprire una finestra perché a fianco c'è l'altra grotta. L'altra cosa molto bella di Matera, se tu vedi
tutte le pietre per costruire hanno tutte la stessa dimensione, 50, 25 e 15, tutte, perché quella pietra viene segata, quella è roccia di fondomare, che quindi è sedimentario, non puoi utilizzare i mezzi, la distruggi, allora veniva segata. A me appassiona tantissimo il fatto che negli anni l'uomo abbia continuato a scavare, a ricavare spazi. Poi vedendo che era facilmente lavorabile, ha ampliato la grotta, ha aumentato, però in genere erano grotte. E naturalmente tu cercando di esporla a est per il sole, perché tutta l'acqua piovente della collina veniva tutti dirottati in questi canali che andavano a torrente. Nicola mi racconta anche un aspetto abbastanza inquietante sulle strade dei Sassi di Matera, dove un tempo non c'erano le strade, ma i cosiddetti Guardioni, così chiamati, ma erano così perché proprio questa è una strada costruita negli anni 20-30. e le persone approfittavano per usarle come fogna nera anche. Ovviamente, naturalmente erano canali quando pioveva, altrimenti erano solo fogna nera. E poi quando non c'erano qui vicino alle case ci sono dei buchi che erano collegati a questo, dove la gente svuotava il loro vaso da notte e quindi stava lì. Qui non se ne vedono, ma molte possono ai bordi della strada. Qui c'è un cisterne dappertutto, Sì. Perché per conservare. Quindi sotto. In tutte le case qui ci sono delle cisterne, tutte le case perché raccoglievano l'acqua. O raccoglievano l'acqua per gli animali, eccetera. E quando gli chiedo cosa ne pensa di come sia diventata Matera oggi, la sua risposta mi fa un po' pensare. Abbiamo delle amministrazioni che proprio non vogliono, proprio contagiati da questa corsa alla moneta. Non si rendono conto che con il rischio di far non ci sono più abitanti. E quindi una delle sue funzioni principali è scomparsa. Ma fanno sempre così, continuano a fare così. Il che è grave. Qui non vuoi andare a lavorare con il martello pneumatico perché se no corre il rischio di distruggere. Ci sono lesioni dappertutto perché questo è materiale delicato, è segato, è casa mia, ma tutti sono così. Nicola mi dice che lo stanno aspettando per il pranzo e dopo tutte le preziose informazioni che mi ha dato, mi lascia con un pensiero abbastanza agghiacciante su quella che doveva essere la vita nei Sassi agli inizi del Novecento. Ma tu immagini come avevano, naturalmente la cosa più preziosa era l'animale, l'asino, e quindi quella è la cosa anche con più maggior valore all'interno della casa. Stavano attenti a quello, le persone morivano, uno faceva un altro bambino, faceva morire l'asino. La prossima volta starò un po' più attento a dire si stava meglio quando si stava peggio. Fatto sta che sto girando da ore e non sono per niente stanco. Ciao! Mamma mia che magica Matera, che bello andare nei vicoletti con la bici e scoprire tutti i segreti, accompagnato dai gatti ovviamente. Andiamo alla scoperta di Matera. Aiuto, 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 aiuto. Wow, opla. L'acqua ha sicuramente un ruolo fondamentale come il ricircolo dell'aria tra tutte queste grotte che sono state trasformate in abitazioni. È un labirinto in cui sono felicissimo di perdermi. Wow, 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 wow. Comunque stavo riflettendo su quello che mi ha raccontato Nicola e devo dire che un grosso problema di questi borghi storici del nostro paese è che diventano disabitati e quindi lasciano spazio a alberghi, ristoranti e bed and breakfast. Di conseguenza che cosa fa di un borgo un posto autentico se non chi ci vive? E questo è un problema che abbiamo che spero venga un po' risolto. Oltre a divertirmi a girovagare tra i sassi, sto provando varie inquadrature della X4 su ogni parte della bici. Nonostante le vibrazioni delle scale e i movimenti bruschi, la stabilizzazione del video è perfetta. C'è poco da fare, mi piace troppo esplorare i sassi, andare ovunque. Con la bicicletta è bellissimo, devo dire che è uno sport che rifarei. Adesso mi sono cacciato in questo vicolo. Non so dove porterà. Wow. Oh 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 oh. Attenzione, attenzione. Wow, che figata! Che paesaggio
Sasso Barisano, super visibile al tramonto. Fortunato che c'è questa casa. Qui è davvero in pendenza. Spero di farcela. Adesso sono nella parte più nuova, sopra i sassi. Qui invece si può vedere la città da questa balconata. Che bello. Questa è una delle viste più belle di Matera. Si chiama Belvedere Guerricchio. C'è anche un pianoforte, non so perché. Permesso, grazie. Questa è la via dello shopping, diciamo, del relax. Qui si concentrano tutti i negozi che non sono di mio interesse oggi. Ovviamente Bottega Marlucano. Andiamo di qua. Si possono fare i giri della città, ovviamente con guide, eccetera, anche sugli Ape Piaggio. Wow! L'attenzione ai dettagli che c'è oggi ai Sassi di Matera è fenomenale, è un paradiso per gli occhi questa città. Comunque spero che vi piaccia questo esperimento, questa nuova modalità di fare video. Ovviamente è una prova perché volevo vedere Matera da un altro punto di vista. Eccoci qua, sono arrivato alla piazza della cattedrale. Tante macchine parcheggiate, vediamo se c'è un buco per me. Ed ecco la vista al tramonto. E qui sono nel punto più alto del Sasso Barisano. Si vede praticamente tutto il percorso che ho fatto stamattina. Lì è un presepe, davvero. Lì c'è un cane, non rischiare di cadere, per favore. Ho parcheggiato di fronte a questo spettacolo, la mia bike 360 ormai, con la Insta360 X4 montata su, che si sta comportando davvero bene. Infatti sto avendo l'opportunità di provarla e devo dire che già quando sto rivedendo i primi clip non mi sono perso praticamente nulla della scena. Inoltre è super compatta e ho anche fatto delle riprese tipo drone con il bastone da 3 metri qui sui vicoli del labirinto materano. La cosa pazzesca è che dopo questo giro potrò tranquillamente editare tutte le clip dalla app della Insta360. È davvero user friendly, posso aggiungere degli effetti in pochissimo tempo per riprendere in più angoli quello che ho visto con la bicicletta. Infatti dalla app basta aggiungere con l'interfaccia un keyframe per spostarsi con il dito sull'inquadratura che più preferiamo, perché abbiamo a disposizione una sfera da cui prendere l'inquadratura che ci piace di più. Qui scendo perché ho paura. La paura a volte fa bene perché ti aiuta a non fare cazzate. Sono il king di Matera. Certo è che ci sono ancora alcune parti degradate. Lì c'è un serbatoio, uno stendino, graffiti, un po' dimenticato. Comunque posso affermare che Matera ha vinto la sfida contro lo scetticismo innanzitutto, e non di meno il senso di inferiorità che ha sempre un po' colpito il Sud Italia. Mi raccomando, se venite a vedere Matera non la vedete solo di mattina, vedetela dal pomeriggio in poi, perché la vera bellezza è proprio la sera, il tramonto e anche la notte. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito qui in questo giro a Matera e spero che vi abbia fatto vedere questa città da una prospettiva diversa, con un mezzo di trasporto insolito, perché Matera si vede a piedi. Qui le luci del tramonto rendono tutto molto più affascinante, davvero quella che possiamo definire la città sottosopra mi ha regalato una giornata incredibile che ho condiviso con voi. Se la telecamera che sto usando e ho usato per tutto il video vi piace e vi interessa, potrete avere uno sconto del 15% cliccando nel link in descrizione, perché in occasione del Black Friday Insta360 mi ha dato uno sconto per voi. Io adesso mi faccio ancora un giro qui, aspetto la sera e poi sono già di ritorno. Grazie di essere stati con me, ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente un po' più statico di questo. Ciao!